Ciao, in questo video vedremo questo progetto che ho realizzato, che non è altro che l'evoluzione di questo altro progetto che avevo chiamato USB Power Bank Anti-Power Off. Serve per tenere accesi sempre i power bank, perché i power bank hanno un sistema di spegnimento automatico se la corrente in uscita non è superiore a una certa soglia. Questo era stato fatto per l'USB tipo A. Un iscritto al canale mi ha chiesto se potevo realizzarlo per l'USB tipo C ed eccolo realizzato. Andiamo a vederlo in pratica. Questa è la vecchia versione, i componenti sono gli stessi e questa è la nuova versione con le due USB-C. Non ho messo il connettore maschio direttamente al circuito stampato perché è molto fragile. Quando lo si inserisce in un power bank c'è il rischio che si spaccano le piste e le piazzole, e inoltre è più difficile da recuperare come componente. Questi qui tipo femmina sono più di facile reperibilità, quindi basta collegare una prolunghetta per farlo diventare un maschio femmina. Quindi ci compriamo un cavetto così e lo facciamo diventare maschio femmina. I PCB come sempre li ho fatti realizzare su PCBWay, l'ho disegnati con KiCad e sono fatti benissimo. Questo circuitino era nato dall'esigenza che i power bank non sono tutti uguali. Ci sono power bank tipo questo che anche con un carico limitato non si spengono. Ad esempio, se metto questo tester che consuma pochissimo, lui se ne sta acceso e rimane acceso perennemente. Mentre invece se lo stesso tester lo metto sotto questo qui, che ho modificato con questa uscita perché si era rotto il connettore interno, questo qui mi sembra solo dopo 10 secondi stacca. Questo stacca mi pare dopo 1 minuto e mezzo, qualcosa del genere, e questo qui anche lui, ecco, ho già spento dopo 10 secondi. Quindi per ovviare a questo e usare dispositivi che assorbono poco, c'era questo circuitino che accendeva il LED più un carico ogni tot secondi e risvegliava periodicamente il circuito all'interno del power bank. Lo schema è semplicissimo, c'è questo circuito NE555 che oscilla a una certa frequenza, è stato calcolato un tempo di on di 2,5 secondi e un tempo di off di 10 secondi tramite questa resistenza, questo condensatore e questo diodo che scarica velocemente in un senso. Accende tramite un transistor questo LED, più in parallelo c'è una resistenza per far scorrere più corrente, perché il solo LED non era sufficiente per tenere vivo il power bank. I due connettori USB, io qui ho collegato tra l'ingresso e l'uscita questi piedini qui, CC1, CC2, di meno e di più. Adesso andiamo a vedere un po' come funziona tutto questo per capire se va bene o se dobbiamo fare una modifica. Come vedi, questo è ancora acceso. Lo spegniamo. Questi sono tutti i piedini dell'USB-C. I connettori non sono tutti uguali, ci sono quelli che hanno tutti i piedini. Io ho scelto quelli che hanno 16 piedini, che sono quelli cerchiati. In pratica qui ci sono solo 16 piedini e non tutti, perché questi qui sono per l'alta velocità. L'USB normale passa da di più e di meno. Il connettore, per poter essere speculare, perché io lo posso inserire così o così, questa è la femmina e questo è il maschio, deve poter accettare i segnali sia in un senso sia nell'altro. Ora cosa hanno fatto? Hanno messo ad esempio il GND a lato, invertendolo non cambia nulla. Sono due file, qui dice superiore e inferiore, perché all'interno i pin ci sono sia sopra che sotto. Hanno messo il più qui, anche questi qui invertendoli non succede nulla. I TX e RX sono raddoppiati, quindi girandoli si riposizionano sempre allo stesso modo, e lo stesso andando verso l'interno, i VBus, che sono le alimentazioni, che sono più e più, anche girandoli, questo è il maschio, vanno sempre nella stessa posizione. Dopo ci sono i CC1 e CC2, che andremo a vedere dopo, che sono quelli che risvegliano il power bank con una resistenza o due. Dopo ci sono questi di più e di meno, che è la linea di comunicazione seriale, che ad esempio potrebbe essere collegata sul connettore maschio volante solo sopra, quindi che se si innesta sopra o che si gira va a finire sotto, il ricevitore riceverà sempre la connessione corretta. Mentre invece per il discorso CC1 o CC2 lo vediamo in questo schemino qui. DFP e UFP sono delle sigle per definire il master e lo slave. In pratica è il ruolo. DFP è il master, sta per Downstream Facing Port, che può essere il nostro power bank. L'UFP
e lo slave, dove ci saranno queste resistenze, e poi c'è anche un ruolo DRP che è un dual roll power. Ad esempio i cellulari moderni hanno questo nuovo modo che possono diventare anche loro stessi power bank. Quindi dentro nel master, che può essere il nostro power bank, ci sono delle resistenze di pull up che vanno verso il 5 volt ad esempio. Noi colleghiamo il cavo e sullo slave ci saranno le resistenze di pull down, ad esempio due resistenze. Se il cavo viene connesso in un modo viene connesso così, se si gira nell'altro modo viene connesso così. Perché succede quello? Perché i CC sono messi qua e qua. Quando si preleva dal cellulare col cavo, la resistenza è connessa solo in quel punto qui, quindi va a finire o qui a seconda se si gira. Quindi il CC va a finire su CC1 e CC2. Dentro nel power bank qui viene effettuata una misura. Quando lui rileva questa metà tensione o una tensione specifica, la misura corretta, accende il power bank. Ci sono cavi e connettori che hanno già dentro la resistenza. Ad esempio, questi adattatori hanno già dentro la resistenza qui sul CC, hanno dentro una 5,1 kg. Quindi se vado su un power bank che ha l'USB-C, io ho questo qui che era autocostruito, che ho l'USB-C, perché tutti gli altri miei power bank hanno solo USB-A, anche questo. Utilizzo questo e anche il display che si accende, che mi indica quando il power bank si accende. Questi qui all'interno hanno una resistenza, quindi come lo inserisco, vedi che si accende. Se lo spengo, lo giro, si accende, perché il power bank va a fare la misura sia su CC1 che CC2. Questo qui è connesso solo sulla 5, però anche girandolo va sempre bene. C'è una sola resistenza. Se io inserisco questo, non ha resistenze e quindi non si accende. Se io prendo un cavo di prolunga, tipo questo o questo, attenzione che ci sono cavi di prolunga, io questo qui non so da dove arriva, ma ha solo collegato il più e il meno. Quindi questo qui, se io tento di caricare un dispositivo con questo cavo, non si carica. Ad esempio, prendo questo strumento, lo collego qua, lo collego, non si accende e non carica e non c'è verso, anche se lo giro dall'altra parte giusto per fare la prova, non si accende né di qui né di là. Quindi che il cavo qui con i power bank standard non funziona. Dobbiamo assicurarci di avere un cavo con il CC collegato, di solito lo sono tutti. Quindi come inserisco il connettore si accende e vedo il LED di carica. E addirittura questo qui va ad alta velocità. Quando si accende quel LED qui vuol dire che sta andando in PD, Power Delivery, o in Quick Charge. Quindi colleghiamo l'adattatore che ho fatto io, se lo collego al power bank, come vedi non si accende. Quindi dovrò fare una modifica e inserire quella resistenza lì. Però siccome questo qui è un connettore femmina e non maschio, se ne metto solo uno c'è il rischio che magari non funziona, quindi metterò due resistenze sia sul CC1 che sul CC2 verso massa, in maniera che quando si inserisce comunque va ad accenderlo. L'ideale sarebbe fare un circuito di questo tipo per decidere tramite dei jumper se inserire sul master le resistenze o lasciare decidere allo slave l'accensione, in maniera che la corrente sulle alimentazioni passa solo a connettori innestati. Questo sistema probabilmente è stato fatto anche per questo, per far sì che la corrente inizia a circolare all'interno dei connettori solo quando le resistenze sono viste dal sistema. Questa qui è un'altra modifica che volevo fare, perché tirare i 4 fili come ho fatto io non ha molto senso, perché basterebbe fare così. Questo ci serve appunto per il giochino che ti dicevo prima quando si gira il connettore. Quindi bisognerebbe fare queste due modifiche per fare un circuito definitivo. Se io metto ad esempio questo qui, gli fa vedere la resistenza e vedi che si accende correttamente. Un'altra cosa che ho scoperto è che probabilmente questi cavi hanno solo il CC, non hanno dentro il corrispondente, non hanno CC1 e CC2, e quindi se io lo giro, vedi, così non va e così va, quindi devono corrispondere la resistenza con il connettore collegato. Se questo qui lo giro, devo girare anche questo, perché all'interno del cavo, vedi, c'è solo questo CC. Per ovviare a questo, con le due resistenze collegate non ci sono poi problemi, si accenderà sempre. Se invece collego uno smartphone a caricare, si accende comunque sempre, perché lo smartphone ha probabilmente le resistenze su tutti e due, cioè sia che lo collego così, tra l'altro vedi che va
in carica rapida, sia che lo giro. No, anche lui devo girarlo perché questo cavo non ha tutti e due i pin. Quindi bisogna fare attenzione ai cavi che non sono tutti uguali. Addirittura io ho trovato un cavo, questo, che ha le resistenze dentro, infatti l'ho marcato. Adesso spengo, se inserisco il cavo fa accendere il power bank. È chiaro che il power bank dopo 30 secondi, mi sembra questo qui, si spegne in automatico. Quindi tornando al mio scopo iniziale, che era quello di tenere acceso il power bank, che lo possiamo provare così. Adesso io lo simulo con questo che ha dentro una resistenza e lui ogni tot secondi accende il carico e mi fa sì che il power bank rimanga sempre acceso, quindi qui possiamo collegarci i nostri circuiti a basso consumo e il power bank rimarrà sempre acceso. Quindi adesso io faccio al volo la modifica delle due resistenze e poi andiamo a fare la prova insieme. Ho aggiunto per adesso la resistenza da 5,1 kg solo su CC2, la vediamo qua sotto. Quindi se collego il power bank si accende, se stacco e giro, siccome la resistenza è solo una, non si accende. Adesso aggiungo quell'altra e vediamo se va a posto anche questo problema. Ho fatto la modifica, quindi ho messo tutte le resistenze e tagliato la pista come si vede qua dallo schema. Quindi sul connettore del master, quindi del power bank, ci sono le resistenze e le piste tagliate che non vanno più allo slave in questo caso. Quindi ho marcato master e slave. Quindi se collego il power bank al master si accende, lo giro e si accende anche nell'altro lato e lo vediamo accendersi di qui. Ovviamente se lo metto sullo slave non si accende perché le resistenze sono collegate solo da questo lato. Quindi già così potrebbe funzionare egregiamente. L'ideale sarebbe appunto mettere due jumper per poter selezionare o le resistenze, quindi o il modo accensione manuale con le resistenze o il modo di accensione tramite lo slave. Adesso vedo se riesco a fare la modifica ed inserire i jumper. Adesso vedo se metterli sotto qua con una goccia di stagno o se metterli qua sopra. Comunque in descrizione trovi lo schema, questo qui corretto con le modifiche, quindi farò anche le modifiche del bus dati. Troverai il topografico, questo qui di montaggio con i valori dei componenti e i file Gerber aggiornati alla versione 1.1 con queste modifiche che abbiamo visto oggi. Rifacciamo il collaudo e questo qui resterà sempre acceso finché non verrà disconnesso. Quindi abbiamo la stessa porta USB portata fuori, possiamo misurarla con il tester, lo usiamo solo come tester, 4,95 volt. Come hai visto, lavorare con le USB-C cambia tutto rispetto alle USB tipo A. Hanno tantissime funzioni in più, poi essendo reversibili bisogna tenere conto di questa cosa su alcuni piedini. Come ti ho già detto, qui sotto in descrizione trovi il link che porta al forum dove puoi scaricare tutta la documentazione per realizzarlo. Spero che il video ti sia stato utile e noi ci sentiamo e vediamo al prossimo video. Ciao!